La cosa più buona, il dolce più buono della Sicilia è la cassata. Esiste, si dice che esiste da più di 1000 anni. E chi la cassata, io sono uno chef che faccio la pasta alla norma, ma la cassata la fa lui, che è Francesco Morana, che è il nostro pastry-chef, lo chiamano il re della cassata. Francesco, E allora, cos'è sta cassata? la cassata intanto è un dolce tipico nostro siciliano, Alza. tramandato dai nostri predecessori, che non sono altro che gli arabi, perché è un dolce molto tipico arabo. Ce l'hanno lasciato il dominio arabo e quindi noi lo abbiamo portato avanti nei secoli. E allora facci vedere questa cassata. Questa Un cos'è? po' Una pasta di zucchero? No, questa è una pasta reale. La particolarità sta nel fatto che è fatta di zucchero, mandorle e aromi. Considerate che la mandorla in Sicilia è una delle cose che sostiene l'economia siciliana e ha la mandorla romana, che è un presidio slow food chiamata mandorla noto. Poi abbiamo i canditi, che sono una parte integrante della cassata siciliana, la zucca, che è molto usata per fare una cassata siciliana, e abbiamo due Il tipologie profumo, di cassata, due espressioni diciamo di cassata siciliana. Una è la palermitana, classica palermitana, che è senza pasta reale attorno, e quella del versante orientale catanese, che è fatta con la pasta reale attorno, e noi facciamo questa. Considera che nelle famiglie siciliane, nelle feste, la domenica, è la normalità avere una cassata siciliana. Guarda con che manualità lui prende questa qua, che sembra un impasto, ma non è altro che zucchero, mandorla, pistacchio c'è dentro pure? Solitamente si mette anche il pistacchio. Un po' di Quelle pistacchio. colore, Il colore. Ora ti fa vedere lui cosa fa, ora la sta allargando. La cosa importante è che non deve essere troppo fine, perché sennò quando vai a sistemarla sulla teglia si può aprire tutta. Queste sono due apprendiste, queste due ragazze sono due apprendiste del nostro chef, del nostro pastichef, che sono qua da un mese che stanno facendo un corso di perfezionamento. Sono di una scuola di Milano. Come vi chiamate? Sara, Romina. E Romina. Da un mese sono con lui e stanno cominciando a capire e a rubare i segreti del nostro pastichef. E ora per magia, guarda che succede. È fatta. Adesso cominciamo ad assemblare l'interno. Intanto facciamo il calco per togliere dopo. La parte vedi com'è? Lui sta facendo il negativo sopra. Quando lui la gira, questo non c'è più. Cos'è questo? Del pan di Spagna? Questo è il pan di Spagna. La cosa importante di questo pan di Spagna è tutto che viene sempre aromatizzato con aromi naturali, ossia l'arancia, il limone, la vaniglia, e non sono prodotti pronti, sono prodotti che vanno fatti. I bordi Sì? vanno fatti sempre con il pan di Spagna, che noi andiamo a tagliare a tocchetti. Facciamo il primo per vedere più o meno l'altezza. Vedi, viene foderata tutta con questo pan di Spagna. Ma cosa metti ora che abbiamo messo il bordo? Adesso andiamo a rifinirla con la ricotta. Prima il passaggio precedente alla ricotta è quello di inzuppare un attimo. Per farla anche se più morbida, sai cosa ci mette lui? Lui fa una cosa semplicissima, un po' di acqua, un po' di zucchero e un rum siciliano. E poi la cosa più buona, la ricotta. Questa è ricotta, zucchero e vaniglia in mano lavorata. La ricotta è particolare perché si fa dopo aver fatto il formaggio. Tu prima fai il formaggio, dopo fai la ricotta, che è un prodotto molto economico ma molto buono. Buccia di arancia siciliana, questa arancia candita che viene lavorata in una padella, piano piano in una pentola, con un po' di zucchero a bassa temperatura, piano piano girandola, giusto chef? questa la facciamo noi. Gocce di cioccolato di Modica, un cioccolato che ha una sua particolarità. Poi mettiamo un altro tappo fatto sempre di pan di Spagna e andiamo a formare questa torta, questa cassata siciliana che ha fatto parte di tutta la storia. E ora che succede? Andiamo a rifilare quelle in più. Guarda che succede ancora oggi. Altra bagna di acqua, zucchero e rum siciliano per dare un po' di profumo. Pronto? E voilà. Vediamo che succede, che succede. Pronto? Pronto? C'è nessuno? C'è nessuno? C'è nessuno?
E voilà, guardate qua che bello. Adesso vedi la parte che lui aveva lasciato, che ha tagliato, sì, che ha tagliato con questo. Zucchero fondente, dove vai tu a coprire con questo strato di zucchero che rimane sempre morbido e ti dà quei sapori. Guarda con quale mano fa questo. E questa è una torta che va mangiata il giorno dopo, perché deve riposare, avere tutti i profumi che entrano dentro la bagna, la ricotta, eccetera, eccetera. Adesso andiamo. Mandarino, zucca, guarda com'è veloce a metterlo, guarda come fa tutte queste losanghe. Questo è un dolce che si può anche preparare, ci vuole un po' di manualità. Pere, colori, la Sicilia, mandarino. A me piace, lo so cosa piace di questa torta? Mi piace i colori e i profumi. Guarda quanto è muy ricca e colorata. Posso dare l'ultimo tocco? Sì? Questa è esperienza, io non so cosa sta facendo. No, guarda che bello. Fa le decorazioni con lo zucchero e quando tu senti, vai a mangiarli, senti, guarda che bello. Allora, se volete imparare a fare la cassata siciliana, scrivete a lui, lo contattate, Francesco Morana, Pasti Chef, anche gli angeli, e gli dite come si fa questa cassata. Guarda che mano. Io tengo la forchetta nelle mani, lui tiene il disegno. Perfetto. E allora, tanto la chiamiamo, questa è la nostra Sicilia, anche di queste ragazze che sono di Milano e anche tue. Questa è la cassata siciliana, ricotta, frutta, profumi, ma tanta sapienza e 40 anni di esperienza. Molte. Alla vostra, scusate, un attimo preciso. Come sta? Delicious. La nostra Sicilia. Bravo. Buono. Complimenti e vi aspetto. Quando volete venite a trovarci. Annoto anche gli angeli, Giovanni Trombatore, Francesco Morana. Fate quello che, ma venite come ospiti. Con piacere. Ciao. Grazie. Grazie.